parliamo di una moda che nel suo processo di produzione, distribuzione e utilizzo rispetta sia le persone che l'ambiente. Quindi di una moda che delle 3 famose P, quindi persone, pianeta e profitto, non abbia esclusivamente il profitto come obiettivo finale. È nata la passione per me per la giustizia, diciamo in generale. Quando avevo 11 anni e ho avuto la fortuna di avere una professoressa di italiano meravigliosa, la professoressa Delugan, che ci ha fatto conoscere tutto il movimento di Martin Luther King, di Gandhi, dei diritti civili in America, e quindi a una età molto precoce mi sono appassionata soprattutto a quello che è la giustizia sociale. Assolutamente la politica ha il dovere di regolare questo settore. È uscita finalmente una strategia europea per il tessile, che è stata anche dettata da un documento che in 60 organizzazioni non governative abbiamo inviato al Parlamento europeo quasi 2 anni fa. Finalmente questa direttiva è uscita e entro 2 anni deve essere ratificata in tutti i paesi dell'Unione Europea. Cosa significa? Che ci sono molte nuove impostazioni, tra le quali una che secondo me è importantissima, che è il design fatto già con in mente la circolarità. Quindi io disegno un prodotto di moda e devo già sapere o chiedermi cosa accadrà a questo prodotto al suo fine vita. Poi ci sono altre regole, tipo quella che le industrie non possono disporre come vogliono, quindi bruciare o buttare in discarica lo stock invenduto, e credo che queste regole quando saranno finalmente legge daranno una svolta importante a questo settore. Intanto vediamo se di pancia ci sembra una cosa vera o no, banalmente. Dopodiché bisogna seguire un po', monitorare il brand e vedere se c'è continuità. Quindi se c'è continuità in queste iniziative che il brand fa, allora possiamo pensare che sia un po' meno greenwashing. Il problema vero è che questi cambiamenti devono essere cambiamenti sistemici. Non basta la capsule di moda green, perché l'elefante nella stanza è la sovrapproduzione. Noi stiamo producendo una quantità di abbigliamento smisurata, che non è né necessaria né digeribile dal pianeta, perché poi noi mandiamo tutti i nostri vestiti vecchi, brutti, in Africa e in vari paesi, dove creano dei problemi ambientali terrificanti. Ad esempio in Ghana, cosa significa? Ad Accra, la città principale, la capitale, ormai la spiaggia è piena di vestiti, il mare è pieno di vestiti, le fognature si intasano ogni 2x3 perché ci sono dentro i vestiti. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Sì, certamente. Allora, di brand seri noi abbiamo un fenomeno molto interessante che quando ne parlo nessuno lo conosce, che è il green hiding, quindi nascondere di essere green. Ci sono dei brand che fanno veramente quasi tutto a regola, seguendo appunto delle regole sia sociali che ambientali molto, molto forti, ma non lo comunicano. Allora, diciamo che la moda è assolutamente uno specchio della società, è uno specchio anche di quello che accade. Per esempio, adesso parlando con amici che hanno grossi showroom, mi dicono che la moda minimalista, la moda un po' dark non sta funzionando, perché in questo momento che è molto dark le persone chiedono delle cose divertenti, delle cose colorate, delle cose che li fanno un attimo sognare. Non hanno voglia di vestirsi da monaci trappisti. Io consiglio di chiaramente capire se si ha la vera passione per questo lavoro, capire che ci sono dei lati bellissimi, che è la creatività, che è tutto quello, la bellezza, il creare bellezza poi alla fine, no? Ma creiamo questa bellezza con una qualità buona, per cui chi compra queste cose belle le può far durare nel tempo. Quindi noi dobbiamo comprare di meno,
meglio, quindi di migliore qualità, e farlo durare nel tempo, come si faceva una volta. Cioè il cappotto buono o la camicia bella, i nostri nonni giravano i colletti per farla durare più a lungo, e questo è sostenibile, nel senso rammendare, aggiustare, passarlo agli amici, ai parenti, cioè buttare via è un crimine contro l'umanità.